Amici di Moto.it, benvenuti o bentornati al nostro Moto Festival. Oggi siamo da BMW per parlare non soltanto dei 100 anni di BMW Motorrad, dei 100 anni delle motociclette BMW, ma anche per fare un po' il focus su quello che è la rivoluzione, in un certo senso, GS. Alla mia destra Alessandro Salimbeni, direttore Motorrad Italia, è giusto così? Perfetto. Mentre conoscete sicuramente già Andrea Silva, che avete visto tante volte durante i nostri video, responsabile comunicazione esterna BMW Motorrad Italia. Parto subito con le domande che ci interessano di più, perché 100 anni di motociclette BMW ed è stata una vera e propria rivoluzione. Avete rivoluzionato tutto, dal management, perché è cambiato Anche quello, vero? fino alla scelta dei prodotti, partendo dal primo elettrico destinato anche ai 14enni, per esempio. Poi alla GS arriviamo tra un attimo. Certo. Stiamo rivoluzionando il mercato, non solo il nostro organigramma, ma anche il mercato. Il CE02 di cui stavamo parlando, che è l'elettrico per i più giovani, poi arriverà il prossimo anno, ma insomma è tra l'altro l'evoluzione di una gamma che è partita col CE04 già qualche anno fa e stiamo completando l'offerta nell'elettrico, che ricordo è, come dire, il nostro punto focale per quanto riguarda la mobilità urbana, che si sposa perfettamente con questa nuova tecnologia. E poi ovviamente insomma il resto è quello che stiamo vedendo qua, ma anche molto altro. Avete cambiato il management da poco, insomma, normali avvicendamenti nella gestione di BMW Motorrad, ma anche avete cambiato il head of design, il capo del design, facendo una vera e propria rivoluzione con la GS 1300. E avete scelto anche di abbandonare una cosa che secondo me è veramente iconica, la simmetria del faro. È vero, abbiamo fatto un profondo cambiamento dal punto di vista del design, è sempre in linea con tecnologia, innovazione e coraggio, che sono un pochettino i valori che ci contraddistinguono. Ovviamente è una cosa che è stata studiata molto, è un progetto che è partito oltre 5 anni fa e che oggi vediamo finalmente arrivare sul mercato, dove abbiamo cercato di reinventarci senza copiarci, cioè mantenendo fede alle linee guida, alle caratteristiche che hanno reso il GS la moto di successo che è, ma cercando di andare oltre, cercando di farle evolvere. Dal punto di vista estetico è la prima cosa che colpisce, ma anche poi avremo modo di scoprire tutti i contenuti tecnologici che vogliono fare di questa motocicletta realmente un nuovo riferimento assoluto nel panorama delle due ruote. Fermandoci alla GS 1300, questa sarà secondo me una motocicletta veramente di rottura. Motore totalmente diverso, il cambio passa da messo posteriormente, insomma, esatto, per questioni tecniche allungare anche il forcellone, probabilmente avere anche la possibilità di fare una ciclistica diversa, ma avete totalmente innovato anche il telaio. Una cosa però avete lasciato, identifica questa motocicletta, la sospensione anteriore col telelever. Sì, abbiamo lasciato il telelever, adesso non voglio entrare in un seminario accademico sulle differenze perché è un nuovo telelever. Questo viene reinventato, non proprio reinventato, ma rivisto a livello del concetto con un obiettivo ben preciso, quindi avere sempre le caratteristiche di un telelever che ci garantiscono una certa costanza di assetto, caratteristiche dinamiche che per noi sono particolarmente importanti, ma andare a aumentare quello che è il feeling dell'anteriore, andarne a aumentare le caratteristiche dinamiche, quindi sto parlando di rigidità, di sensibilità, di feedback trasmesso dall'asfalto al pilota. Quindi anche in questo caso, con qualche accorgimento tecnologico diverso, cambia e si evolve. Cambia la cilindrata, aumenta la potenza, aumenta la coppia, aumentano le performance, diminuisce invece il peso. Un po' come era successo anche qualche anno fa con la 1200, 12 kg in meno. È un ciclo che andiamo a vedere? No, assolutamente sì, è un trend, vorrei dire, ricercato per rendere sempre più guidabili, più agili e più performanti i nostri prodotti. Sì, ma mi chiedevo anche quale tipo di prospettiva avete avuto magari voi dal punto di vista del management, si vedono soltanto una parte, poi i tecnici possono parlare in maniera molto più approfondita, nell'essere più fuoristadistiche in un certo senso, è molto snella, molto agile, da questa evidenza. No, infatti, assolutamente, l'obiettivo era quello, deve essere più agile, più orientata a fuoristrada e questo diciamo è una conseguenza di un concetto strategico ben preciso. Voi non la vedete, ma alle spalle della telecamera c'è anche la F900 GS che è totalmente rinnovata, si può dire quasi in ogni parte, il motore passa alla cilindrata piena, tra virgolette. È una moto nuova. È una moto totalmente nuova, è anche lì dimagrimento,
snellezza, fuoristrada. Assolutamente sì, sulla famiglia GS della chiamiamola media cilindrata, oggi una 900 è una media cilindrata, un tempo era una maxima, oggi è una media cilindrata. Abbiamo fatto un lavoro molto importante a livello di ridefinizione della famiglia. Quindi adesso parlando di F800GS, F900GS, F900GS Adventure, parliamo di 3 moto che sono profondamente diverse tra loro, soprattutto per la destinazione d'uso a cui sono pensate, e si evitano a livello di prodotto quelle sovrapposizioni possibili che vedevamo invece sulla famiglia uscente. In particolare la F900GS è una moto completamente nuova, perché completamente nuovo è il concept, è una moto che premia le caratteristiche dinamiche, premia la guida in fuoristrada e anche la dotazione ciclistica, pensiamo ad esempio al raffinatissimo reparto sospensioni che monta, ne sono la testimonianza. L'ultima domanda che vi faccio a entrambi, io ho visto un po' la line-up del 2024, c'è la GS 1003, c'è la F900, di 1003 in diverse versioni, abbiamo la Trophy, però manca l'Adventure. Ci vuole un po' di pazienza e poi ci vuole solo un po' di pazienza, poi completiamo tutta la gamma. Cioè, a rigor di logica mi verrebbe da pensare che per il 2025 in astratto, voi non mi avete mai detto nulla, nessuno saprà nulla, ma per il 2025 è possibile anche l'arrivo di un'ulteriore versione che andrebbe poi a far ciò che nel vostro listing è già presente adesso. Per adesso, come abbiamo comunicato un paio di mesi fa nei Model Year 2024, è confermata l'R1250 GS Adventure, che è una dei nostri best seller, è una moto che assolutamente è premiata dal mercato. Poi, come si suol dire, per il futuro si vedrà. Diciamo che la R1003 GS ha tracciato una nuova strada. Benissimo, io ringrazio i miei interlocutori, grazie Alessandro, grazie Andrea, voi qui sotto nei commenti fateci sapere tutto quello che volete. Ciao!